Questa non è la divisa, noi sapevamo, la divisa era diversa, capito? Questa è l'originale, l'avevo piegata nel taschino della giacca. Questa va per Capitano Lamberti. Capitano Lamberti, vedi, sta facendo bunker. Noi, mentre il fronte è qua, si vede un po', noi siamo qui a pochissimi metri, la prima compagnia, siamo proprio vicinissimi. E io di questa morte, anche là sapevo qualche cosa di questa cosa, ma io non mi rendevo conto se è stato lui, perché lui ha ritardato molto a venire su, ma visto che mi vedeva che questi colpi mi passavano vicini, che io andavo via, ma stavo più bassa possibile, ma mi passavano sopra la testa, laterale della testa. E Giuseppe Lamberti, ora volevo dire una cosa, a me mi viene detto, ora non gli ho finito il discorso, quando praticamente si andava verso, insomma, verso il fronte, il Minerovo, ma prima in un paesetto, so che ci fermammo e loro e Sacchi mi arrivare, c'ero io lì e mi fecero fare la guardia a questo, era stato un personaggio, io non so, era una persona, una bella persona che era legato con le mani a questa pianta. E io stavo lì a fare la guardia. E dopo un po', dopo quanto, non so se c'era stato qualcuno prima, io comunque nel periodo che sono stato lì un'oretta, forse anche più, poi sono ritornati e l'hanno preso e l'hanno portato via. Però che hanno fatto non lo so. E mi venne detto a Cervinia, ma se lo ricorda capitano quando... Una cosa, una bestia. Non voleva che l'avessi detto. Non voleva che l'avessi detto, ragazzi. E addosso, ecco, il 15 succede questo. Noi eravamo tranquilli perché non era mai successo nulla, a parte questi nostri pattugliamenti, era una cosa normale, insomma, era una cosa di tutti i giorni, niente di particolare, la notte sono andati in giro, insomma, ma tutto qui. Poi si doveva ritornare noi al fronte, si doveva ritornare al fronte, ma non è stato necessario tornare al fronte perché sono venuti i russi, i carri armati, la mattina si sente l'allarme e c'è uno che dice sono carri armati russi che sono entrati in volta. E ne passa tre, un filo all'altro, proprio nella strada sotto dove stavano noi, no? E vanno verso il Caritva. Ora, mi pare c'era qualcuno aveva delle bombe Molotov, qualche cosa, e le tirò. E poi dopo abbiamo capito la gravità della cosa, perché anche quando eravamo dentro io dovevo andare, Pollero mi chiama, Bartolomeo tu vai di guardia alla porta, perché c'era sempre la guardia davanti alla porta, anche la sera e la notte, no? Davanti alla porta della scuola dove noi eravamo. E mi guarda e mi dice, ma non stai bene te? No, io mi sento male, mi viene brividi addosso, sudori, no? E chiamò un altro, loro erano fuori, arriva una macchina, non so se era italiana, io non so, dicevano che era italiana, con un ufficiale dentro e altri 2 o 3 dentro. Esplose e questi qui entrarono dentro la scuola, questo qui cominciò a urlare sono cieco, non vedo più niente, e gli altri 2 sono morti da questa mina. E la mattina appena giorno ho preso la coperta, ho tanto lo zaino, ritorno a prendere dopo, feci così, non pensiero, altro, e sono andato giù. I 2 morti erano sotto il sottoscala lì ancora stesi con la loro divisa, perché non sono stati seppelliti, perché non c'è stato certamente tempo di seppellirli. Non c'era più nessuno, spariti tutti. Che mi affaccia alla finestra sotto, vedo in lontananza verso Caritva, questi alpini con la mantellina che andavano verso una direzione. E mi avvicino e vado su, e per me è stato facile perché ho trovato il mio battaglione, quelli lì, quelle compagnie, la prima o la seconda sicuramente, insomma quelle che erano, e trovo il dottor Licio. E mi rifà dritto il Licio. Dice guarda Bartolomeo, c'è 3 feriti sul camion, 2 feriti sul camion. Sali sul camion che
che tu devi andare all'ospedale perché tu sei insomma in condizioni di non né di combattere. Perché... Io vado lì, mi avvicino, nel camion un alpino dice dove vai? Io ma il dottor Licio non mi sento bene, mi ha detto la febbre, di salire sul camion, ci sono dei feriti che si deve andare all'ospedale. Dice, e mi fa lui, torna alla compagnia. Io prendo e andavo a morire, andavo là con la mia compagnia, su 250 ne sono andati 17, che andavo a morire, nelle mie condizioni andavo a morire. E io, allora, trovo il dottore un'altra volta, vedi le condizioni, la situazione, come si svolge. E mi dice, ma te l'avevo detto di salire sul camion, e mi accompagna e mi fa salire lui sul camion. Si parte, si è fatto un circa 500 metri, si individua un carro armato e comincia a sparare. E io vedo che sta la sua carretta che portava la cucina, salta per aria, no? Porca miseria. L'autista, che era leggermente in discesa, ma anche piuttosto in certi punti, dopo sentire colpi davanti a queste cose, partì come un pazzo. E io mi sembra per le andate, è finita per lui. E fortunatamente si arrivò poi dopo 700-800 metri in un pianoro, ha visto con qualche salita, insomma, stanno bene, siamo partiti. E noi si arrivava a Luigi e c'era già il caos. Quando si arriva in cima c'era una fossa, no? Ma noi sentivamo sparare giù in basso, si vede o erano partigiani o erano le avanguardie delle forze corazzate russe. Io quando si arriva lassù si scende, e sicché questo entra dentro questa fossa non ripartiva con le ruote di dietro, no? E io quando cominciai a vedere, si comincia lì, io mi stessi mi ricordo questa fossa e c'erano altri cavalli, arrivarono, nitrivano, saltavano, no? E c'era qualcuno preso un cavallo e mi mesi dentro. E era ferito in una maniera perché prese il cavallo, salì sopra. Io provavo a salire sopra, ma non riuscivo, perché non ero prima di tutto pratico. Poi ero piccolo, c'era cavalli di una certa altezza. Io a un certo momento non ce l'avrei fatta, insomma. E rinunciai a questo fatto e poi stavo partendo, avevo perso la testa, stavo partendo da solo, anche. E non so come fecero a risortire, ma poi data forza di trovare, riuscirono a risortire. E io ero già avanti un 100 metri, 200 metri da solo, no? Voleva dire anche lì non tornare in Italia. E questa gente l'ho vestito di bianco, dice, la fermano, dove credevi da andare, mi fa. Non rispose neanche. Questa ragazza, risalì sopra e siamo arrivati a Bielgorod. Allora dice uno, guarda, dice al sergente, c'è Bartolomei che ha i piedi congelati. Allora si manda all'ospedale a Kharkov. C'erano gli aerei che bombardavano la stazione di Kharkov. È saltato anche dei treni con bombardamenti. Noi insomma abbiamo avuto la fortuna di partire e siamo arrivati a Leopoli. E poi Innsbruck, Brennero. Quando siamo partiti tra il Brennero e Bologna, che a Bologna si fecero passare da un binario quasi morto, ma per non farsi vedere alla popolazione, mi ricordo. A Rimini siamo stati ricoverati. E poi quando il dottore mi visitò mi venne la tentazione di levarmi le scarpe e non lo feci. Come mai? Io volevo andare a casa e vedevo quelli che avevano il congelamento li tenevano. A Rimini mi hanno tenuto 15 giorni, passato la febbre e tutto. Poi quando siamo arrivati laggiù c'era un monte di gente, non mica a me, a tutti. Faceva con le fotografie, no, io non ci potevo fare questa cosa qua. Io, guardi, ero terrorizzato della prigionia, Non so cosa avrei fatto, forse mi sarei anche ammazzato. Era un fatto mio, personale. Sono arrivato a casa, mia mamma diceva,
Ma che urli Osvaldo? Ma cosa urli la notte, no? L'ho avuti, li ho avuti per diversi giorni, questi l'ho avuti davvero. Dopo mi sono passati, dopo mi sono rassegnato alla vita. Naturalmente quando ripenso anche ai miei amici che eravamo insieme, insomma,